Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti senti sempre a tuo agio. Un paio di settimane fa Lucia, nome di fantasia, si è rivolta a me perché aveva ricevuto in eredità un graziosissimo bilocale in zona semicentrale della sua città. L'alloggio era già semi-arredato e quindi lei aveva provato a metterlo in affitto, ma non riusciva a trovare un inquilino. Perché e cosa abbiamo fatto te lo racconto in questo video. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere maggiori informazioni su questo tema. Entriamo subito nel vivo del video. Perché Lucia non riusciva a trovare un inquilino? Per capirlo ovviamente sono andata a fare un sopralluogo. Di per sé l'alloggio era carino, ma aveva un vecchio divano un po' malconcio, un lampadario in sala semirotto, mancava il materasso sul letto e nonostante un bellissimo armadio su misura era un alloggio che potremmo definire un po' trasandato. Il prezzo richiesto per l'affitto teneva conto della posizione super favorevole e del fatto che non ci fossero lavori da fare, anche l'imbiancatura era recentissima, ma non dello stato di fatto degli arredi. Questo significava che chi si sarebbe anche accontentato di quei mobili magari non poteva permettersi quel canone e chi invece avrebbe avuto i mezzi certamente non voleva pagare quella cifra per un appartamento non perfetto. Le persone sono sempre più esigenti. Qualche anno fa, forse anche perché allora in giro non è che ci fosse molta scelta, se prendevi in affitto una casa mobiliata e ti accontentavi di quello che c'era. Spesso trovavi la casa della nonna o forse fin peggio un mix di stili messi insieme per sgomberare case e cantine. Oggi però non è più così. Le persone vogliono poter abitare in appartamenti, magari semplici, ma curati, per potersi sentire bene. Spesso le persone che cercano case ammobiliate lo fanno perché non è la loro destinazione definitiva e ovviamente comprare mobili che poi non si sa se andranno bene in un'altra casa, oltre allo stress e il costo del trasloco, non è sempre la scelta preferita. Non per questo, però, come detto, devono rinunciare al comfort. Quindi offrire un prodotto migliore è una decisione vincente. Sì, ma poi non so chi entra in casa a rischio che mi rompa tutto. Capita che mi si faccia questa obiezione. È abbastanza ovvio che non si possa mai garantire per nessuno e che questo rischio ci sia. È pur vero che la frase "il bello attrae il bello" è anche abbastanza veritiera, quindi se si trova qualcosa di carino e confortevole si ha la tendenza ad averne cura. Allo stesso tempo, siccome appunto la certezza matematica non si ha mai, si faranno interventi al minimo del costo e non si metteranno certo pezzi costosissimi di design. Va da sé che parlo di alloggi normali, non di lusso, perché lì il target è ovviamente diverso. Detto questo, Lucia ha accettato il mio aiuto per ammodernare e migliorare un po' l'alloggio. Ho mantenuto la cucina, ho cambiato però il divano e i lampadari, ho aggiunto ovviamente il materasso, spostato le cose affinché fossero più funzionali e colorato insieme ad una collega sedie, tavolo e tavolini per renderli più attraenti. Tende e decorazioni sono stati la ciliegina sulla torta e questo è il risultato. Grazie all'aiuto poi di un valido agente immobiliare, l'alloggio è stato affittato alla prima visita, con un piccolo aumento sul canone richiesto. Curare una casa da dare in affitto significa avere sempre un inquilino all'interno e quindi percepire un reddito.
Se invece non si fa un minimo di investimento, il rischio è di lasciarla sfitta, facendola diventare solo un costo. Quindi se hai una casa e fai difficoltà ad affittarla, non perdere altro tempo, dalle un minimo di appeal, e se hai difficoltà sai che puoi contattarmi. Se poi il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like, e se non lo hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao ciao!